In questo video ti condivido il rilievo che ho fatto all'interno di un tratto d'alveo utilizzando il mio SLAM connesso con un'antenna GPS per fare posizionamento in tempo reale RTK. Sempre più spesso si vedono accoppiati sistemi SLAM, mappature in tempo reale, con antenne GNSS per fornire al sistema correzioni in tempo reale. E questo aiuta il rilievo con questa tecnologia perché, ad esempio, potrebbe non essere necessario fare quella che si chiama la loop closure, ossia iniziare e finire tutta l'azione di scansione nel solito punto. Questo è particolarmente interessante quando fai un rilievo di un tratto d'alveo, specialmente se è lungo, perché non dover chiudere nel solito punto in cui hai iniziato la scansione ti aiuta a essere più efficiente, a mappare in meno tempo dei tratti più lunghi. Se ci pensi, si tratta proprio di dimezzare i tempi che impiegheresti iniziando e chiudendo ogni run nel solito punto, perché in effetti se vai e torni, se prendi una run da una ventina di minuti, arrivi a un certo punto e poi devi tornare indietro per chiudere nel punto in cui hai iniziato. Invece, dopo 10 minuti puoi continuare per altri 10 minuti e quindi raddoppiare la lunghezza di ciascuna tratta. Io utilizzo il mio sistema SLAM che è Emesent Overmap ST. Affinché tu possa utilizzare questo sistema Overmap ST, ma anche Overmap STX, con un'antenna GNSS devi combinare alcuni dispositivi, alcuni elementi, perché non è come altre soluzioni che sono all-in-one. Emesent adesso ha fatto uscire la sua soluzione all-in-one, si chiama GX1. In questo caso devi combinare alcuni elementi. Il primo elemento che devi combinare è un backpack, quindi uno zaino, e questo zaino è quello che ti permette di realizzare proprio la connessione tra il sistema SLAM, tra Emesent Overmap ST e l'antenna GNSS. Senza zaino non puoi fare RTK con sistema Emesent. La seconda cosa che devi utilizzare è un'antenna GNSS esterna. Io in questo caso sto utilizzando la mia antenna che è Trimble R12i, c'è un sistema che permette di collegare l'antenna con Overmap attraverso un GNSS adapter. In questo momento non vorrei dire delle cose che non sono corrette. Trimble R12i, Trimble R10, Trimble R12 o R10i, adesso non ricordo i vari modelli, sono supportate anche antenne MLID, quindi in alcuni casi hai la possibilità di rendere il tuo Overmap ST o STX compatibile con un'antenna GNSS per fare RTK. E la terza cosa che devi avere è lo SLAM, quindi il sistema Overmap ST, lo agganci allo zaino. Agganciandolo allo zaino c'è un cavo che prende l'alimentazione della batteria che inserisci all'interno, in questo senso è abbastanza efficiente, e quindi viene alimentato dalla batteria esterna e a questo punto hai tutto il sistema per poter iniziare a fare l'acquisizione SLAM con RTK. Se il tuo risultato che vuoi avere in output è una nuvola di punti colorata, allora devi aggiungere un altro elemento, un quarto elemento, che è una camera esterna, una GoPro, che da 360 gradi di campo di presa ti permette di acquisire dei frame da un video che viene registrato e successivamente nel software di elaborazione dati colorare la nuvola di punti con queste informazioni. Quando lavori in esterno, una delle caratteristiche da tenere in considerazione del tuo sistema SLAM affinché gli algoritmi SLAM lavorino bene è la portata. Questo SLAM ha una portata di 100 metri, non è l'ideale in un contesto del genere, sarebbe meglio avere uno SLAM con una portata ancora maggiore. Emesent fa uno SLAM STX e poi adesso GX1 che ha una portata di 300 metri, altri SLAM hanno tale portata. Ecco, quando lo SLAM ha una portata così lunga, così importante, all'esterno sfrutta un sacco di features che trova in giro, magari tu non ci fai neanche caso, per migliorare la risoluzione degli algoritmi SLAM e essere più preciso nell'elaborazione dati. Quindi la portata è interessante. I punti al secondo sono un'altra caratteristica dello SLAM. Questo sistema non ha una altissima frequenza, questo vale un po' per quelle che sono le tue necessità. A mio avviso è più importante la portata in un contesto del genere che i punti al secondo. Puoi densificare la nuvola di punti camminando più piano, quindi riducendo la velocità. Quindi considera che queste caratteristiche messe in fila però ti permettono poi di avere la miglior risoluzione degli algoritmi SLAM, che è poi quello che ti interessa per avere la nuvola solida, robusta in output. Prima di iniziare l'acquisizione ho messo a terra
una decina di target bianchi e neri con motivo AX che utilizzerò esclusivamente per controllare l'output. È importante controllare il risultato quando lavori con sistemi di questo tipo, è importante sempre quando produci un output che poi magari viene preso da qualcun altro per le proprie elaborazioni. Le coordinate dei target le misuro con un'antenna GNSS in modalità RTK collegata a una rete di stazioni permanenti Pegaso VRS Now, è la stessa impostazione dell'antenna RTK che poi fornirà le correzioni allo SLAM durante l'acquisizione SLAM. Quindi acquisisco latitudine, longitudine, quota ellissoidica di questi target che ho distribuito lungo il tratto d'alveo. L'acquisizione inizia dal tratto finale, quindi in corrispondenza della confluenza di questo tratto d'alveo con un fiume più importante. In questa zona peraltro c'è un ponte ferroviario, faccio un paio di giri al di sotto del ponte per avere informazioni anche della struttura del ponte e poi inizio piano piano a risalire da valle verso monte lungo tutto il tratto d'alveo che voglio indagare. Ho scelto di dividere l'acquisizione in due parti, quindi ho fatto 2 run da 20 minuti ciascuna. Ora, quando utilizzi un sistema RTK, un GNSS che manda le correzioni, potresti pensare di allungare un po' la durata di ciascuna run perché gli algoritmi SLAM sono aiutati dai dati RTK. Diversamente si tende a tenere le run un po' più corte per evitare problemi di deriva in assenza di RTK. Quindi faccio 2 run da 10 minuti ciascuna, ognuna delle quali si sovrappone in una zona centrale in corrispondenza di un importante viadotto che è un ponte autostradale al di sotto del quale passa il tratto d'alveo. Se un'antenna RTK collegato con lo SLAM ti permette di non fare la loop closure, male non fa. Quindi se ci sono le condizioni per cui un'acquisizione SLAM con dei loop che non ti riportano al punto di partenza ma ripassano in punti in cui sei già passato durante l'avanzamento in questo transetto, ecco, se c'è questa possibilità falla. Io avevo questa possibilità, questa necessità, perché questo tratto d'alveo ha delle parti un pelo rialzate in alcune zone, per cui ho fatto delle salite in queste zone sopraelevate e poi delle ridiscese, facendo quindi dei mini loop all'interno di ciascuna acquisizione di ogni tratto. Quando lavori con uno SLAM devi pensare a come pensa lo SLAM, ma soprattutto devi pensare a quello che sta guardando lo SLAM. Nella mia configurazione lo SLAM è bloccato nella sua visualizzazione rispetto a tutto quello che sta davanti a me. Quindi io devo pensare al fatto che, specialmente quando sono passato al di sotto di alcuni ponti, ecco, ho fatto dei movimenti, mi sono soffermato un po' di più al di sotto di questi ponti per far sì che la testa rotante potesse acquisire il maggior numero di informazioni degli intradossi dei ponti e quindi raggiungere le parti che altrimenti in un unico avanzamento con l'ostruzione che io gli causo nella parte anteriore probabilmente avrebbe potuto faticare a rilevare. Lungo questo tratto d'alveo ci sono alcune opere, dei manufatti, ci sono 2 briglie e poi ci sono 5 ponti, di cui uno importante autostradale, uno abbastanza importante, una strada provinciale, un piccolo ponte per una strada veramente locale, un ponte in disuso della vecchia ferrovia e poi il ponte iniziale dove c'è adesso il passaggio della ferrovia abbastanza importante. Quindi ci sono tutti questi manufatti in un alveo molto naturale, fondamentalmente non ci sono sponde in cemento armato ma è tutto terra naturale. In un contesto del genere puoi anche permetterti di non moderare troppo la velocità di avanzamento. In questo caso lo SLAM, anche se non ha una portata altissima, ha la possibilità di vedere piuttosto bene un sacco di cose, quindi non stai passando attraverso dei passaggi stretti, delle porte, dei corridoi, quindi io sto camminando a un passo normale compatibilmente col fatto che questo è un alveo naturale e quindi ci sono i sassi e non è che posso fare le corse, però puoi anche non preoccuparti troppo della velocità, tenerla troppo bassa, non è necessario. Quello che mi aspetto dalla nuvola di punti è un buon dato per la parte calpestabile e un dato abbastanza sporco per quella che è la parte di sponde con l'erba e la vegetazione. Durante l'acquisizione in campo controllo tutto quanto all'interno dell'app, si chiama MSN Commander, si collega allo SLAM, verifica che l'RTK sia in fixed, ovviamente quando passo al di sotto dei ponti va in DGPS e ho un'anteprima della nuvola di punti a bassa densità per avere un feedback sull'avanzamento dell'acquisizione. C'è un vantaggio però ad avere uno SLAM un po' meno potente rispetto ad altri, una frequenza più bassa e una portata più bassa. La nuvola di punti, il dato che tirerà fuori è più snello e quindi l'elaborazione dei dati ci metterà di meno. E questo vale a maggior ragione se poi farai anche la colorazione della nuvola di punti, che è un processo che tendenzialmente richiede un po' di tempo. Se pensi
a un alveo che magari misura qualche chilometro e quindi diverse run di acquisizione, ecco che un bel po' di dati si sommano uno sull'altro e alla fine il tempo di processing potrebbe non essere trascurabile. Lo scopo di questo video è condividerti un approccio al rilievo utilizzando tecnologia SLAM e sistema GNSS integrato per correzione RTK. Non è finalizzato a nessun tipo di output tecnico per studi di tipo idraulico, non è un lavoro commissionato, questo tratto d'alveo è molto vicino a casa e allora oggi ho deciso di venire qua e fare questa acquisizione. Se si dovesse trattare di un qualcosa finalizzato a studi idraulici, ovviamente il rilievo è mancante di un'altra parte importantissima che è la parte superiore degli argini e anche la parte che sta all'esterno degli argini, quindi le parti che sono potenzialmente esondabili, e questi sono dati fondamentali. Ecco, in questo rilievo non tratto questa parte, non l'ho proprio acquisita, ma mi interessa soltanto farti vedere come lavoro in un sistema del genere, in una situazione del genere. Finita la parte di acquisizione dei dati, mi prendo ancora un po' di tempo per condividerti il risultato, la nuvola di punti che è venuta fuori. Sono dentro il software MSent Aura. Quello che stai guardando in questo momento è la nuvola di punti completa, ma in realtà si compone di due parti. E allora se uso il navigatore a sinistra, accendo o spengo una delle due nuvole e vedi che in effetti si combina di due parti. C'è una parte di sovrapposizione che è questa, è piuttosto ampia, piuttosto importante. Aura mi gestisce anche il merging. Ora, non che in questo caso ce ne sia molto bisogno perché si tratta di dati georeferenziati e quindi lavorando sui sistemi di riferimento le cose si uniscono in maniera corretta, ma in realtà non dare per scontato questo aspetto, perché sì, il GNSS aiuta, però stai sempre trattando un dato che è appoggiato a un GNSS che in alcuni casi passa al di sotto di strutture, quindi perde il fix. Il merging è una parte importante. Aura, lavorando sulla sovrapposizione, riprende un po' di cose che ha calcolato nell'elaborazione SLAM e unisce in maniera non rigida, ma accomodando, passami questo termine, in questo caso due nuvole di punti, potrebbero essere di più, per crearti un tutt'uno armonico, ma soprattutto solido nella sua unione. Lavoro su una delle due nuvole di punti. Quello che guardi adesso è una colorazione per intensità che aiuta poi ad andare a trovare i target che ho messo a terra. Puoi scegliere una colorazione per elevazione, allora guardi l'informazione di caratterizzazione della Z di tutti i punti, oppure puoi avere la colorazione della nuvola di punti. Ho usato una camera a 360 gradi, Aura ha gestito la colorazione estraendo i frame dal video. Come puoi vedere ci sono delle parti che non sono state colorate perché lì i punti ci sono, lo SLAM ci è arrivato, ma non ci è arrivata la colorazione. Una cosa che ti segnalo è che nella parte finale, questa è proprio la chiusura di tutto il rilievo, la batteria della GoPro ha smesso di dare alimentazione e quindi mi manca la colorazione di questa parte. Questo è un contro di sistemi che si compongono come Overmap, perché in questo caso devi stare attento alle batterie di più pezzi rispetto ad avere un sistema all-in-one che è alimentato tutto quanto dalla solita batteria. L'intensità è quello che mi permette di andare a trovare i target che ho messo lungo l'alveo all'interno della nuvola. Non è banalissimo farlo e c'è da dire che in questo caso ho utilizzato dei target un po' piccoli, avrei dovuto usare cose un po' più grandi, però prova a seguirmi, questa è la sagoma rettangolare del target e queste cose di arancione rispetto al giallo sono i sassi che io ho messo per fermarli. Ecco, io devo selezionare, lo farò da altre parti per verificare l'accuratezza della nuvola, il centro di questo target, di questo rettangolo, per attribuire un punto da confrontare poi con la misura GNSS che ho preso in campo. Qui sono dentro Cloud Compare dove ho portato la nuvola di punti e i punti misurati con l'antenna GNSS per controllare il dato sono coordinate est-nord e quota ortometrica, quella dei punti. La nuvola di punti arriva in coordinate est-nord e quota ellissoidica, l'ho traslata nel valore dell'ondulazione del geoide e poi ho verificato l'accuratezza, che in questo caso è nell'ordine di 10 cm. La traslazione da quota ellissoidica a quota ortometrica non è rigorosa, ma va bene per l'output che sto cercando, soprattutto per l'accuratezza che è risultata in output, anche per un tratto di questo tipo che ha una lunghezza di circa 1 chilometro. Se stai trattando qualcosa di molto più lungo, ecco allora valuta di gestire in maniera diversa il tema della quota.
Ho tirato via delle parti, soprattutto i ponti e le strutture presenti nella nuvola di punti. Questo è il ponte della ferrovia nella parte di valle dell'alveo indagato. Ti faccio vedere la nuvola di punti, te la ruoto un po' per farti vedere il dettaglio. Qua ci sono una serie di buchi di incavi all'interno dell'arco che sono visibili nella nuvola di punti. Il dettaglio è interessante, così come sono stati presi anche le parti aeree. Questo è il ponte autostradale, anche qua ci sono passato sotto, si vedono le pile del ponte e si vede anche la struttura dell'intradosso. Proviamo a vedere con una sezione quanto è definita la struttura dell'intradosso in modo tale da capire se le travi e la struttura delle travi precompresse è in qualche modo capibile dalla nuvola di punti a cui fa riferimento questa scansione. Ecco, mi metto in questa vista, provo a mettermi in modo tale che tu la possa vedere abbastanza bene. Ecco, faccio una sezione di questo tipo. Ovviamente non si tratta di una scansione laser con uno scanner statico, però devo dire che riesco a capire la struttura delle travi, dell'impalcato del ponte, e riesco a determinarne anche in qualche modo le dimensioni. Ovviamente le geometrie e gli angoli non sono così definiti come una scansione laser, però mi chiedo come faccio a fare una scansione laser da terra di una struttura di questo tipo che è sospesa rispetto al piano di calpestio, in questo caso all'alveo. Questo è un altro ponte, un piccolo ponte dove passa una strada locale che ho acquisito anche camminandoci sopra, per cui di questo ponte io ho il dato completo, la parte inferiore, o meglio l'intradosso e l'estradosso. Proviamo a tirare fuori una sezione che può essere poi importata all'interno di un software di modellazione idraulica per capire che dato viene fuori da un output di questo tipo. Uso sempre lo strumento di cross-sectioning di Cloud Compare e allora traccio una sezione in corrispondenza della parte centrale del ponte. Magari faccio in modo che le pile vengano prese, perché le pile sono una parte importantissima per la modellazione idraulica, e adesso la posso anche esportare, così ci possiamo lavorare mettendola nel DB3 senza dover gestire questa parte del cross sectioning. Eccola qua la sezione. Beh, direi che è interessante, ci sono un po' di informazioni che possono essere prese per poi fare modellazione idraulica nello specifico di questo ponte, di questo attraversamento. Vedo molto bene le pile, vedo l'alveo, vedo qui una depressione che è evidente rispetto alla parte centrale. Vedo la parte superiore, di che rumore stiamo parlando, quindi vado a misurare il rumore lungo la Z utilizzando lo strumento di point picking, misura di distanza. Prendo una distanza tra questi due punti e vado a verificare che più o meno lungo la Z siamo a 1 centimetro, possiamo aspettarci anche qualcosa di più. 1 centimetro è molto buono per un dato di questo tipo. Un paio di centimetri, ecco, abbiamo una rumorosità di un paio di centimetri su un dato molto esteso che è continuo, per cui di queste sezioni io ne posso fare un po' ovunque, un po' dove mi pare. E questa è la parte dove c'era una briglia, la più importante delle briglie, e ti faccio notare una cosa, vedi tutte queste cose qua, se hai fatto caso durante le riprese che ti ho fatto vedere poco fa, con me c'era il mio cane che si muoveva in maniera totalmente randomica, era dentro le scansioni perché veniva scansionato dal laser. Ecco, tutta questa parte qua può essere rimossa da Aura durante il processing della nuvola di punti, perché sono degli elementi che sono in movimento. C'è un filtro molto virtuoso che ti permette di gestire gli elementi in movimento, ti vengono tolti automaticamente. Qua si vede come ovviamente questo dato è del tutto incompleto per uno studio idraulico, perché io mi sono mosso all'interno dell'alveo e manca tutta la parte esterna per fare una valutazione di quello che è l'area esondabile. Però da un punto di vista dell'informazione vedo che il fondo è preso molto bene, la parte delle sponde è sporca, ma è normale che sia così, c'era un po' di erba e tutta questa parte viene portata dentro la scansione SLAM. Non stiamo parlando di un leader che viene montato su un drone e che permette poi attraverso multiritorni di fare una classificazione della nuvola di punti. Stiamo parlando di un dato sempre laser, ma diverso nel suo approccio e poi anche nel risultato. Però questo è un dato che a mio avviso è interessante, considerando l'estensione dell'ambito e il tempo che è stato necessario per acquisirlo. Io spero che questo video sia stato utile. Ti ho voluto condividere alcune considerazioni che riguardano l'utilizzo di sistemi GNSS che dialogano in maniera sinergica con hardware SLAM per la ricostruzione di nuvole di punti da tecnologia, o meglio da principio SLAM, ma georeferenziate col dato GNSS.
Fammi sapere se utilizzi già questa tecnologia, se utilizzi sistemi all-in-one, se hai trovato dei problemi nell'uso del GNSS insieme allo SLAM, se hai delle domande perché ti stai avvicinando a questo mondo e devi cercare di capire qual è la soluzione migliore per te. Io quello che ho fatto è condividerti un'esperienza concreta che spero in qualche modo possa essere di valore e di aiuto per il tuo lavoro, per i tuoi interessi o per quello che devi valutare per il tuo futuro. Io ho utilizzato la mia soluzione hardware SLAM Emesent Overmap ST. Emesent è distribuito in Italia dai ragazzi di Spectra. Ci sono altre soluzioni sul mercato che ti permettono di fare quello che ti ho raccontato. I commenti sono a tua disposizione, magari possiamo partire con una discussione, con una condivisione di idee, di esperienze che può portare ad altri contenuti, magari arrivano altre idee, ci sono delle domande, ci sono dei nuovi spunti per fare altri video come questo. Insomma, se ti va puoi contribuire a questa condivisione oppure semplicemente condividere questo contenuto con chi pensi possa essere interessato ad approfondire questo tema. Se vuoi metterti in comunicazione con me, oltre ai commenti che sono a tua disposizione, qua ci sono i miei contatti, LinkedIn, Telegram e anche la mia email. Se vuoi supportare tutto il progetto di Tradimetrica, condivisione di contenuti nel mondo della geomatica, lo puoi fare attraverso una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Patreon, diventando finanziatrice o finanziatore di Tradimetrica. Io sono Paolo Cordeghini, ti ringrazio per aver visto questo video, ti do l'appuntamento al prossimo. Ti saluto fortissimo.